Come cambia la lingua per includere tutti? Lo scopriremo in questo video. Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. Avete capito bene, in questo video parleremo di linguaggio inclusivo. Vi mostrerò un po' cosa sta facendo l'italiano per diventare più inclusivo, quali modifiche vengono apportate e scopriremo anche qual è l'opinione dell'Accademia della Crusca in merito, la più alta istituzione della lingua italiana. E come sempre restate fino alla fine, ripasseremo tutto con un bel esercizio. Dunque, cosa significa linguaggio inclusivo? Linguaggio inclusivo è un modo di usare le parole per non escludere nessuno. L'obiettivo è dunque parlare e scrivere in modo tale che tutti, indipendentemente dal proprio genere, dalla propria origine, dalla propria età, dalla propria condizione, si sentano rappresentati. In italiano, devo dire, questa questione è piuttosto complessa, perché l'italiano è una lingua con il genere grammaticale. Questo significa che ogni sostantivo, ogni aggettivo ha una forma maschile e una forma femminile. E questo crea sfide che in lingue come il cinese o il turco non esistono. Per esempio, se un gruppo è formato da 99 donne e un uomo, in italiano tradizionale si dice sono tutti pronti. Dunque nella forma maschile plurale in questo caso. Ecco, l'italiano inclusivo vuole modificare un po' questo, cambiare questa regola. Infatti, come vi dicevo, in italiano grammaticale il maschile plurale viene utilizzato per indicare gruppi misti o quando il genere è sconosciuto. Si chiama maschile generico o maschile sovraesteso. Però i sostenitori del linguaggio inclusivo ritengono che usare il semplice maschile come forma neutra renda, per esempio, le donne meno visibili nel linguaggio e di conseguenza nella società. Cosa fare dunque? Esistono diversi modi per rendere il linguaggio più inclusivo. Alcuni sono già diffusi, altri invece sono ancora un po' discussi. Innanzitutto, una buona alternativa al maschile plurale è la doppia forma, cioè si scrivono o si pronunciano entrambe le forme, sia il maschile plurale che il femminile plurale. Ad esempio, se stiamo parlando al nostro gruppo di colleghi, uomini e donne, invece di dire cari colleghi, possiamo dire care colleghe e cari colleghi o cari colleghi e care colleghe. Doppia forma. Oppure un'altra alternativa sarebbe l'utilizzo della forma neutra, almeno dove possibile, e quindi utilizzare parole che non hanno genere, parole che non si riferiscono direttamente alle persone. E quindi invece di dire, per esempio, i direttori hanno deciso, è possibile sostituire questi con la direzione ha deciso. Nella forma scritta, invece, ci sono una serie di simboli speciali che vengono spesso adottati, ripeto, nella forma scritta per includere tutti i generi. Quali sono questi simboli?
Sicuramente l'asterisco, da mettere alla fine di ogni parola, sostantivo, aggettivo, al posto dell'ultima lettera, che è proprio quella che determina il genere. Quindi invece di dire cari amici, si scrive car asterisco, amic asterisco. Questo è molto usato online, ma chiaramente molto difficile da pronunciare. Un'altra alternativa, invece dell'asterisco, è la chiocciola, usata nello stesso modo. Questa era più diffusa nel passato, oggi non tantissimo. Ancora, lo schwa, questa è al contrario, usata sempre nello stesso modo, quindi a sostituzione dell'ultima lettera, quella che determina proprio il genere. Questa è la proposta più discussa, devo dire, perché ha anche una sua propria pronuncia, cioè è un suono già presente in italiano. Ogni volta che leggiamo una E o pronunciamo una E molto velocemente, per intenderci. Ad esempio, invece di amore, quando diciamo amor, questo E è proprio il suono dello schwa. E appunto chi lo propone suggerisce di utilizzarlo come desinenza neutra. Ma d'altro canto ci sono comunque molti linguisti e molti parlanti che si rifiutano di utilizzarlo perché è considerato troppo artificioso e comunque difficile da pronunciare. Tipo invece di bambini, bambine, più o meno. Altri simboli, seppur molto meno diffusi, sono il punto mediano, quindi si mette la radice della parola, un punto e poi la doppia desinenza. Ad esempio, car, punto, centrale, non il punto basso, o/a, invece di dire solo caro. Questo è utilizzato più spesso in testi istituzionali. E poi un'altra alternativa sarebbe l'utilizzo della desinenza u, tipo caro amico, ispirato un po' ai dialetti meridionali. Questa però non è così diffusa, se forse è un po' simpatica. Un'altra area importante in questo discorso riguarda i titoli professionali. In passato molti ruoli importanti erano ricoperti solo dagli uomini e quindi esisteva solo la forma maschile. Oggigiorno invece è normale e corretto usare anche le forme femminili. Il ministro, la ministra. Entrambe le forme sono accettate dall'Accademia della Crusca. Il medico, la medica. Anche se questo, per quanto in crescita, è ancora piuttosto raro e si preferisce sostituirlo con la dottoressa. L'avvocato, l'avvocata, ormai forma molto diffusa. Il sindaco, la sindaca, molto molto accettato, anche se alcune donne preferiscono la forma sindaco. L'ingegnere, l'ingegnera, forma femminile veramente molto molto in espansione. Dunque, qual è la regola generale in questo caso? Diciamo che la persona interessata decide come vuole essere chiamata. Quindi se una donna preferisce essere chiamata il ministro o la ministra, si segue la sua volontà. Però, come avrete potuto intuire, il discorso sul linguaggio inclusivo divide molto la società italiana e ho deciso qui di elencarvi i punti principali del dibattito. Argomenti a favore del linguaggio inclusivo. Sicuramente la lingua influenza il pensiero, non ci sono dubbi a riguardo. Dunque, rendere visibili tutti i generi aiuta a combattere le discriminazioni. Le lingue
cambiano sempre ed è giusto che sia così, non le possiamo fermare. Anche l'uso di lei come forma di cortesia è stato a lungo discusso, ma oggigiorno è completamente normale e accettato. E poi molte istituzioni europee già utilizzano questa forma, questo linguaggio inclusivo. Quali sono invece gli argomenti contrari? Allora, secondo chi è contrario al linguaggio inclusivo, questi simboli speciali rendono la lingua difficile da leggere e pronunciare. L'Accademia della Crusca non ha ancora accettato le forme come lo schwa. Ancora, i cambiamenti imposti dall'alto raramente funzionano, perché è vero che le lingue cambiano, ma cambiano per l'utilizzo della gente, l'utilizzo delle persone. A questo proposito, se ancora non avete guardato il video dedicato alla storia della lingua italiana, come si è arrivati all'italiano di oggi, potete guardare quel video qui in alto nella card o giù in descrizione. E poi ci sono anche molti italiani, in generale, quindi comprendendo anche donne, che non si sentono esclusi dal maschile generico, si sentono comunque rappresentati. Voi cosa ne pensate? Sono molto curiosa, fatemelo sapere nei commenti. E vi ricordo che se volete leggere più approfonditamente su questa questione, potete visitare il nostro sito web lernamo.com. Lì, nella sezione lezioni, c'è una barra di ricerca, potete digitare le parole chiave di ciò che state cercando e vi comparirà l'articolo su questo argomento e su tutti gli altri dei miei video su YouTube. Quindi potete trovare l'articolo completo con più approfondimenti, più esempi, curiosità, alla fine del quale ci saranno gli esercizi interattivi per ripassare e un podcast da scaricare e ascoltare quando e dove volete. Ma torniamo a noi e vediamo un po' cosa pensa l'Accademia della Crusca del linguaggio inclusivo. Come vi anticipavo prima, l'Accademia della Crusca è la principale istituzione italiana che studia proprio la lingua italiana. Su questo la sua posizione è cauta ma aperta al cambiamento. La Crusca approva l'uso delle forme femminili delle professioni. La ministra, la sindaca. Non approva però l'uso sistematico di simboli particolari come l'asterisco, lo schwa, il punto mediano, perché li considera troppo legati alla scrittura, difficili da integrare nella lingua parlata. Dunque la questione rimane aperta e in evoluzione. Penso che l'Accademia della Crusca stia un po' aspettando di vedere cosa la gente tutti i giorni fa per determinare quanto sia diffuso questo linguaggio inclusivo e quindi se devono cambiare la loro posizione o no. Almeno questa è la mia opinione. In particolare nel 2023 il Comitato Pari Opportunità della Corte di Cassazione ha chiesto all'Accademia della Crusca di esprimersi in modo chiaro, ufficiale, sul linguaggio inclusivo negli atti giudiziari. La risposta è diventata un po' il documento di riferimento sull'argomento. E dunque, cosa ci dice l'Accademia della Crusca? Approva, come vi dicevo prima, il femminile per i nomi di professione. La sindaca, la ministra, l'avvocata. Approva anche il maschile plurale non marcato, come tutti, se usato per includere e non per prevaricare. E approva anche forme neutre e generiche, come il personale, la persona, la comunità. Non approva lo schwa, che non esiste nel repertorio dell'italiano standard. Non approva l'asterisco, considerato troppo difficile da pronunciare e che può causare confusione. E non approva il punto mediano.
né tantomeno la desinenza U, considerate delle forzature al sistema linguistico. Approva inoltre la scelta di non utilizzare nessun articolo determinativo davanti a cognomi di donna al femminile. Dunque approva di non dire la Rossi per indicare una donna, ma dire semplicemente Rossi, solo il cognome, proprio come si fa con gli uomini. L'Accademia della Crusca poi non approva la reduplicazione retorica, cittadine e cittadini, lavoratori e lavoratrici. Non approva un genere neutro grammaticale perché l'italiano non ce l'ha. Vi leggo proprio un estratto del documento scritto dall'Accademia della Crusca, quindi vi leggo proprio il documento ufficiale alla Corte di Cassazione. L'Accademia della Crusca dice: in una lingua come l'italiano, che ha due generi grammaticali, il maschile e il femminile, lo strumento migliore per cui si sentano rappresentati tutti i generi e gli orientamenti continua a essere il maschile plurale non marcato, purché si abbia la consapevolezza di quello che effettivamente è, un modo di includere e non di prevaricare. Inoltre sottolinea che tutti i simboli, per quanto possano funzionare sulla tastiera, non possono funzionare nel parlato e che durante la lettura di testi giudiziari ufficiali sarebbe troppo difficile leggere utilizzando forme come per esempio lo schwa. Mentre per altri simboli come l'asterisco, come la chiocciola, si crea proprio il problema della mancanza di un suono definito. E, piccola parentesi, piccola curiosità, in realtà l'Accademia della Crusca aveva già preso l'argomento, pensate un po', 10 anni prima di questo documento, e cioè nel 2013. Già si parlava di questa questione. In particolare il linguista Paolo D'Achille ha pubblicato un libro chiamato Un asterisco sul genere, primo testo ufficiale della Crusca sul tema. E già lui, un po' di tempo fa, un po' di anni fa, analizzava le varie proposte, ma non ne approvava nessuna. Però lasciava comunque la porta aperta, che è quello che anche nel 2023 l'Accademia della Crusca ha fatto. Infatti, oggigiorno il dibattito sul linguaggio inclusivo è ancora molto attivo, molto aperto. Non esiste ancora una soluzione ufficiale e universale. La cosa più importante è essere consapevoli e rispettosi. Ora però, la domanda fondamentale per voi. Se voi state imparando l'italiano e volete usare un linguaggio rispettoso, moderno, cosa potete fare? Ecco delle linee guida pratiche. In situazioni formali preferite sempre la doppia forma o la forma neutra. Quindi non so, lavoratori e lavoratrici o lavoratrici e lavoratori o in alternativa il personale. In caso di professioni e titoli, utilizzate il femminile se state parlando con una donna. Se poi lei vi chiede di usare il maschile, rispettate la sua scelta. Quindi la ministra, la medica, l'avvocata, la sindaca. Se siete in contesti di testi scritti e informali, potete utilizzare, se preferite, l'asterisco, lo schwa. Se il pubblico a cui vi state rivolgendo è un pubblico molto giovane, progressista, sicuramente non avrà problemi a capire. Se avete dei dubbi, rispettate sempre le preferenze della persona e chiedetele esplicitamente come preferisce essere chiamata. Ma adesso sono un po' curiosa di sapere
la vostra opinione sul linguaggio inclusivo, lo utilizzate nella vostra lingua e cosa pensate che si possa fare per l'italiano. Viste un po' le problematiche, avete delle soluzioni? Fatemelo sapere nei commenti. E se invece vi piace un po' scoprire la lingua, quindi tutte le sue sfumature, potete anche guardare il video dedicato a come smettere di pensare nella vostra lingua madre e cominciare a pensare direttamente in italiano per mostrare da subito la vostra padronanza della lingua durante le conversazioni. E trovate questo video come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. E adesso vediamo un po' quanto vi ricordate di tutto quello che abbiamo appena detto, quindi esercizio. Prima però volevo ricordarvi, se ancora non lo avete fatto, di iscrivervi alla nostra newsletter perché è gratis e riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video su YouTube. Riceverete dei materiali esclusivi sulla lingua, la cultura italiana ogni settimana. E se vi iscrivete selezionate il vostro livello di italiano e riceverete ogni settimana un episodio di una storia in base al vostro livello, con le avventure dei personaggi, ripasso grammaticale, esercizi, curiosità. Adesso vi darò alcune domande a risposta multipla. Dovete trovare la risposta corretta e poi vi darò le soluzioni. Qual è la forma corretta per indicare una donna che esercita la professione di avvocato? Il avvocata, l'avvocata, la avvocato, l'avvocatessa. Secondo l'Accademia della Crusca, quale strategia è quella più raccomandata per includere tutti i generi in un testo formale? Usare sempre lo schwa al posto delle desinenze. Usare forme neutre o generiche come il personale, la comunità. Raddoppiare sempre la forma, le cittadine e i cittadini. Usare l'asterisco. Cosa si intende con il termine maschile sovraesteso? Un maschile usato solo per gruppi composti esclusivamente da uomini. L'uso del maschile plurale per indicare gruppi misti o persone di genere sconosciuto. Una forma grammaticale maschile molto lunga. Un maschile usato solo in testi letterari antichi. In quale anno l'Accademia della Crusca ha emesso il documento ufficiale più completo sul linguaggio inclusivo in risposta alla Corte di Cassazione? 2013, 2019, 2021, 2023. Quale frase è scritta nel modo più inclusivo secondo le linee guida della Crusca? Tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici sono invitati e invitate. Tutti i lavoratori sono invitati. Tutti i lavoratori sono invitati. Personale è invitato. Se avete voglia di discuterne con qualcuno e non sapete con chi parlare italiano, vi suggerisco di dare un'occhiata ai pacchetti di italiano intensivo. Infatti, con italiano intensivo avete la possibilità di svolgere lezioni individuali online con i nostri insegnanti madrelingua qualificati. Persone vere che vi ascoltano, comprendono, vi rispondono, vi fanno delle domande, vi mettono alla prova e alla fine si crea un bellissimo rapporto di amicizia, di supporto, quindi
Se non sapete con chi parlare, se avete voglia di fare conversazione, ma anche esercizi, ripasso grammaticale, insomma qualsiasi cosa, passate da questo link. Perché ricordate, la lingua va usata, va parlata, perché è una lingua. Vi lascio anche il link in descrizione. E adesso vediamo un po' le soluzioni. Qual è la forma corretta per indicare una donna che esercita la professione di avvocato? L'avvocata. Avvocatessa esiste anche, però è considerata una forma antiquata. Quella raccomandata oggigiorno è avvocata. Secondo l'Accademia della Crusca, quale strategia è quella più raccomandata per includere tutti i generi in un testo formale? Usare forme neutre o generiche, come il personale, la comunità. Loro consigliano sempre questa, sconsigliano la ripetizione cittadine e cittadini, perché è considerata ridondante. Cosa si intende con il termine maschile sovraesteso? Si intende l'uso del maschile plurale per indicare gruppi misti o persone di genere sconosciuto. In quale anno l'Accademia della Crusca ha emesso il documento ufficiale più completo sul linguaggio inclusivo in risposta alla Corte di Cassazione? Nel 2023. Quale frase è scritta nel modo più inclusivo secondo le linee guida della Crusca? Il personale è invitato alla riunione. Come vi dicevo prima, loro sempre consigliano di utilizzare forme neutre. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti. E ricordate di farmi sapere la vostra opinione, sono molto curiosa. Se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, lasciate un mi piace che ci aiuta sempre un sacco e iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. Non dimenticate poi di seguire Learnamo su tutti gli altri social per tanti altri contenuti esclusivi. Io vi saluto, ci vediamo prestissimo in un nuovo video.